Eccoci qui di nuovo con un altro episodio di A Gamba Tesa. Questa volta una gamba tesa a mercato chiuso, perché oggi è venerdì 2 febbraio, sta per di 2 gennaio, ma 2 febbraio e il mercato si è chiuso ieri alle 20. Sì. Come ampiamente previsto, non è il arrivato classico nessuno. gong. Sì. Non è sul gong. L'anno scorso in estate arrivò Luka Jovic. Sul gong, però in estate. Sui mercati, poi andiamo ad analizzare i vari mercati invernali. Allora, siamo qui oggi perché intanto, ciao Davide Giovanzano. Ciao Leo, bentornati a tutti. Grazie per aver aperto questo video un'altra volta, il supporto che ci date nei commenti con i like, che devono essere 800 mi sembra buono. Cerchiamo di arrivare a 1000. Se arriviamo a 800 saranno i milioni che gli arabi investiranno nel Milan quest'estate. No, che investiranno nel mercato per Antonio Conte. Ancora di più, ancora più grosso. Ho già capito dove andrà a parare questo gambateso, ovviamente, perché tu da 3 settimane a questa parte sei diventato ingestibile, invivibile per questa cosa qui. Io sinceramente ragazzi vi guardo negli occhi e vi dico che non ne posso più, però parliamo del mercato, dai. Parliamo del mercato, Perché? Allora, abbiamo tirato giù il bilancio mercato di gennaio. Non che servissero dei fogli A3 per farlo, insomma. No, serviva un post-it, io ne ho fatto una 4 esatto. Comunque, però ho scritto molto grosso. Mercato in entrata, Terracciano e il ritorno di Gabbia. Mercato in uscita, Pellegrino, Krunic, Chaka Traoré, Romero. Di fatto nulla. Cioè, di fatto parliamoci chiaro, nulla. Allora, per Davide è stato... letteralmente nulla. Per Davide è stato un errore. Per me è stato... c'è una motivazione dietro. E ovviamente non per riportarvi sempre lì, ma c'è una bella motivazione dietro. Adesso andiamo a discutere. Intanto voi iscrivetevi, commentate, like eccetera eccetera. Qui sotto vogliamo sapere la vostra sul mercato. Non tanto un voto, che ce l'aspettiamo, quanto delle considerazioni sul perché non si è preso quello, perché non si è preso l'altro, perché il Milan ha deciso di fare il terzo mercato praticamente, Davide, di gennaio a zero. Perché dopo Lazetic nel 21-22, dopo Vasquez nel 22-23, quest'anno abbiamo superato il record di spesa, però, perché credo sia costato più Terracciano di Lazetic, anche se siamo lì. Siamo lì. Comunque non va bene per il Milan. Io ti dico solo una cosa. Ti leggo i nomi dei difensori che in questo momento il Milan ha. Ok? Vai. Centrali: Gabbia, Kier, Simic, Abili. Sì. Ok? C'è anche Teo spostato il quarto. Ok? Ciao, Tomori, Kalulu. 7. Dove volevi andare con 8 difensori? 3 dei 7 sono un punto di domanda, del quale 7 se consideriamo che uno è terzino sinistro e consideriamo anche che Pierre Kalulu probabilmente servirà ancora, credo, un paio di mesi, perché l'infortunio è stato pesante. Servono 20 giorni per Malick Thiaw, servirà un mese qualcosina per Fik Tomori. Lo so, sono 7, ma sono 7 a marzo, ad aprile. Ma così tanto? Cioè, se l'hanno fatto è un considerato. Sei nel cominciano i momenti clou della stagione e arrivi con un reparto difensivo che devi togliere, devi mettere, devi incastrare, devi mettere questo, devi mettere il giovane, devi gestire Kier perché c'ha 75 anni. Ti faccio una domanda, cioè se per finire terzi, e grazie a Dio che Gabbia sta rendendo molto bene in queste partite, ma per finire terzi, perché questo è l'obiettivo praticamente dichiarato. C'è una competizione europea da giocare, una competizione europea a chi gliene frega della società. Sì, ma non puoi uscire ai 16esimi di finale di una competizione europea. Tu ti chiami AC Milan, devi arrivare almeno ai quarti di finale. E sono d'accordo. Almeno ai quarti di finale. Sono 6 partite. 6 partite sono tante. Ma i nostri obiettivi non collimano con i loro. Con un difensore centrale che ha 75. No, adesso per quanto bene voglia Simon Kier, non può farle tutte. 3 giorni non può farle tutte. Ma come non può farle tutte Matteo Gabbia, come non può farle tutte Teo Hernandez, tra terzino sinistro, difensore centrale, terzino sinistro, difensore centrale. Io ma chi profilo tra quelli usciti anche potenzialmente in prestito lo sarei andato a prendere. Si è parlato di varie proposte dell'ultimo minuto, quelle lascialo il tempo che trovano. Marlon, ex Sassuolo, Erlich del Sassuolo. Io obiettivamente sono d'accordo, qualunque cosa, però ma no. Si è parlato, va bene, non vuoi farmi l'investimento su Brassier di 15 milioni. Ma perché non sei convinto e quindi non lo fai? Sono d'accordo perché tu hai già 3 difensori di grande livello in rosa.
Però esce Pellegrino che prima di farsi male aveva cominciato a entrare nelle rotazioni. Perché però si fa male in quella partita lì. Secondo te avrebbe giocato Pellegrino? Pellegrino avrebbe giocato sicuramente qualcosa in più. Abbiamo fatto giocare Simic. Io credo che Pioli avrebbe preferito far giocare Pellegrino che Simic, vista la fine che ha fatto Simic, ovvero sparito. Ok, però a livello di esordi non vado sull'infortunio, però tra esordi di Simic, partite di Simic, partite di Pellegrino. Mi sarei volentieri preso un profilo comunque anche magari esperto, Jérôme Boateng. non così verso fine carriera, ma un profilo alla Acerbi. Ti faccio un esempio, nonostante so che non nutri molta simpatia, e sarei andato in quella direzione lì. Non è facile trovarli, e probabilmente non li hanno neanche trovati. Però le parole dell'allenatore sono state chiare. Ecco. Le parole, non solo per quanto riguarda la difesa, le parole dell'allenatore sono state chiare. Cioè, ha perso un centrocampista che per il primo terzo di stagione è stato il centrocampista titolare di questa squadra. E già questo ti fa capire, secondo me, un po' la dimensione della stagione. Non per Krunic in sé, ma quante cose sono cambiate all'inizio della stagione, Davide? Cioè, partiamo Bennacer è fuori per almeno 4 mesi. Partiamo con Krunic che fa il titolare inamovibile nel ruolo del quinto dei 5 dietro, dei 5 costruttori. Sì. Perfetto. Ci accorgiamo che è un modo impossibile di cui giocare a calcio. Non si può giocare a calcio in quel modo lì. Sì, okay. Ma tu non puoi ogni gamba tesa buttarla nel fatto che noi non possiamo. No, poi perché cambiamo. È sempre così. Ogni gamba tesa è perché giochiamo male, perché di qua tutti. Ma cazzo, stiamo parlando di un'altra roba. Aspetta, ma ci arrivo. E poi cambi modo di giocare. Mi fa arrabbiare Leonardo Menini. A volte, ragazzi, non ne avete idea. Poi cambi modo di giocare di nuovo. Krunic non ti serve più. Cioè, questo ti dà la misura, Davide, della, diciamo, io la chiamo confusione, però che non c'è una confusione. Esatto, anche a gennaio. La parola giusta, Brassier detto, sì. e Kivior e confusione. Poi magari è solo sui giornali, non lo so. Confusione, e alla fine però vengo lì perché le parole di Pioli sono state: abbiamo bisogno di un difensore. Sì, leggiamole perché sono state molto chiare e sono arrivate in 3 momenti diversi. Pensate, la prima era il 3 di novembre, prima della debacle in casa contro l'Udinese. Pioli dice, se vuoi leggere, Pioli dice, adesso ve lo leggo, poi mandiamo uno spot. E non si era ancora fatto male Tomori. Poi mandiamo uno spot e poi le commentiamo qui. Quindi Pioli pre-Milan Udinese dice: sul reparto difensivo qualche problema ce l'abbiamo. Sto parlando col club per far arrivare un giocatore lì a gennaio. 3 novembre. Malik Ciao non si era ancora fatto male. Pre-Milan Roma 13 gennaio. Neanche Fic Tomori perché si fa male a Salerno. Esatto. Pre-Milan Roma 13 gennaio, chiarissimo. La società sta lavorando per colmare questa necessità. Arrivato Gabbia, arrivato Terracciano, ne manca ancora uno. E poi pre-Udinese Milan, quindi 19 gennaio. 10 giorni fa, tipo. Esatto, praticamente. 2 settimane fa, fai. Centrocampisti, credo che se ce ne sarà la possibilità qualcosa sul mercato si farà. Abbiamo perso Pobega per infortunio, Bennacer in Coppa d'Africa e Krunic è andato via. Ma dipende dalle opportunità di mercato. Ragazzi, Stefano Pioli fa 3 richieste e non viene accontentato. Ma fa 3 richieste in 2 ruoli, perché è difensore e poi centrocampista. Perché qui parla, prima di Udinese Milan, di un centrocampista. Esatto, lo commentiamo insieme adesso, dopo lo spot. Oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer. Cosa aggiungere, ragazzi? Domani Frosinone Milan, taxi, codice sconto 10%. Se siete ascoltatori di Radio Rossonera, il codice sconto lo trovate qui. Esatto. Quindi niente vi può fermare. Davide, Pioli fa 2 richieste specifiche. Ti dico la mia e poi lascio a te. 2 richieste specifiche, anzi 3 volte. 2 difensori e un centrocampista. Non viene accontentato neanche per
sogno, ma neanche per pensiero, secondo me. Cioè, non è che si è andati a intavolare una trattativa e poi non è andata, vedi Taremi. Non è che si è andato a fare dei contatti anche con Buongiorno. Buongiorno per me è l'esempio che il Milan sta pensando alla prossima stagione. Quindi il Milan che accontenta Pioli in tutto e per tutto quando decide di mandar via Maldini e dare più, non conseguente, però, e di dare più poteri a coach Pioli. Perfetto, lì da tutti i giocatori che gli servono, tranne forse una punta che per mancanza di budget o comunque con Taremi che è saltato, a gennaio zero. E per me è sintomatico che qualcosa da qui a giugno si muove. Sì, è effettivamente da leggere in questo senso qui. Le richieste dell'allenatore non vengono accontentate, non vengono prese neanche in considerazione. Quasi, esatto. Perché Matteo Gabbia non è arrivato, era lì da chiudere il prestito, non avrebbe giocato, anzi probabilmente finirà più a giocare la seconda parte di stagione, giocherà più partite di quelle che avrebbe giocato al Villarreal. E secondo me questa cosa anche se nella prima parte di stagione ha giochicchiato soprattutto in Europa e non ha fatto male, e infatti è tornato un Matteo Gabbia diverso, concentrato, solido, e che sinceramente non mi aspettavo. Quindi shout out to Matteo, molto bravo. Terracciano era un'occasione, secondo me, a quella cifra lì, un 2003, che comunque ha già fatto vedere qualcosina in Serie A, 4 milioni e mezzo, lo prendi, non potevi lasciarlo lì. Mal che vada, sì, lo piazzi più o meno alla stessa cifra tra 1 o 2 anni. Poi che sia entrato nell'ultimo e abbia fatto un disastro, poverino, nemmeno è colpa sua, viene gettato nella mischia, ovviamente avrebbe potuto essere un pochino più attento, però questo è un altro discorso. Si può leggere in quella direzione lì, la società non accontenta l'allenatore perché la decisione è quella di separarsi dalla guida tecnica alla fine della stagione. Però, cioè, questi 6 mesi qui non gliene frega niente a nessuno, Davide. Così come non gliene è fregato nulla da novembre in poi. A me questa mi sembra sinceramente una follia. Mi sembra anche sinceramente una follia. Però come la leggi in altro modo? Non posso non leggere in un altro modo. Mi sembra una follia. Nel senso, io credo che la rosa sia competitiva. Perché la rosa del Milan è competitiva. Ho paura che dovesse prolungarsi il percorso in Europa League e in campionato la situazione dovesse restare più o meno la stessa. Occhio, perché dietro hanno cominciato a spingere. L'Atalanta non perde più una partita, neanche veramente se giocano con le mani invece che con i piedi. Dietro spingono, tu perdi energia in campionato perché non puoi in un ottavo di finale andare a giocare con Zeroli e Simic in Europa League, non potrebbero neanche. E allora vedi che potrebbero peggiorarsi le situazioni, cioè potrebbe... Ma questo è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Potrebbe svilupparsi questo scenario qui in cui tu magari per tutte queste cose qui che ci siamo detti non hai puntellato, non hai fatto... Anche perché c'è Zeroli a centrocampo, c'è Simic in difesa. No, cioè questi ha fatto giocare una partita. Cioè Simic ha giocato 2 partite, sparito. Anche Malik Ciao e poi è un giocatore clamoroso, però okay. Kevin Zeroli quanto ha fatto? Tutti Zeroli. Io Zeroli l'ho visto tante volte in primavera, è un giocatore forte, è un giocatore che forse è pronto, ma è un giocatore che il nostro allenatore adesso non lo reputa pronto e quindi non giocherà. Quindi quelli che mi dicono c'è Zeroli, no, cioè questi ci sono. Benasser sta tornando. Io ho paura che si avveri Leo quello scenario lì in cui noi arriviamo ad aprile, gli inizi di aprile, gli altri corrono, noi abbiamo perso un po' di punti e rischi anche il quarto. E arrivi con l'acqua comincia a salire, hai 2 competizioni da fare, perdi una, perdi l'altra, non arrivare in Champions League in questa stagione qui sarebbe molto difficile per l'inizio tremendo che hanno fatto le altre e per il buon campionato che il Milan sta facendo a livello di punti, perché il Milan ha ottenuto più punti di quelli che si meritava, però i punti ce li ha e questo è un dato di fatto perché il Milan i punti ce li ha. Ho paura di questa cosa qui. Avrei puntellato di più. Per te avrei il prestito di Chalobah ti salvava sta cosa. Allora, anche se come per esempio vatti a prendere il Mandzukic che è arrivato nel 2021, che non è servito una mazza, però mi dava l'idea che comunque c'era un obiettivo che era quello di tornare in Champions League, che poi l'obiettivo è stato raggiunto. Anche dovessimo raggiungere gli obiettivi, che quali sono? Punto di domanda.
Quella Io è la vera domanda. un acquistino in più, anche un prestito così, cioè la Juve ha speso 3 milioni per Alcaraz in prestito, ma quando mai lo riscatta a 50 quest'estate? Poi magari mi Anche il smentisci. Genoa ha preso Vitigna a Anche il Genoa ha 25. preso Vitigna, quando mai? C'è Retegui davanti. Sì, no, vabbè, poi loro quello si capirà. Comunque, Davide, siamo giunti in chiusura. C'era poco da dire in questo mercato, è evidente, ve l'abbiamo anche dimostrato qui a gamba ci tesa. sarebbe potuto essere qualcosa in più da dire, secondo me, in questo mercato. Secondo me c'è tanto da dire nel prossimo, perché il prossimo c'è anche un sistema di gioco nuovo, forse. Davide, Con tutte le probabilità ti del tolgo caso, la sì. vita da qui fino a maggio. Visto che da no, qui allora io a spero maggio. che questo sì, tu A mi maggio. stai triturando, A maggio, a non maggio. posso dirle per logiche di piattaforma, però mi stai A triturando i maggio. cosiddetti. Ti porto a maggio su sta cosa qua. E non andiamo a scappa. maggio, ma io poi ne parlerei, avremo modo di parlarne in questo format di chi sarà il prossimo allenatore del Milan, perché questa qui, parliamoci chiaro, questa qui del mercato sembra veramente la pietra tombale sul ciclo Pioli, che a suo tempo, a suo modo. Poi analizzeremo con calma, a mente ringrazieremo, fredda. faremo tutte le cose. Però a sto punto buon weekend a sti ragazzi barra ragazze che ci guardano. Allora, di sì, vi venerdì. salutiamo. Buon weekend. Ricordatevi, commentate qui sotto, mettete like, iscrivetevi. E niente, oggi è venerdì 2 Solito febbraio. Andiamo avanti. palinsesto. Solita programmazione. I lunch pelle rossonera. Davide, grazie. Grazie a te, Leo. Domani mattina mi raccomando, preview, perché ho beccato qualche pronostico, ovviamente. E quindi ovviamente. andrò a togliermi qualche sassolino dalla scarpa.